Bentornati amici, oggi facciamo un piccolo unboxing. So che sono in ritardo di un paio di settimane, ma ultimamente ho un casino di cose da fare, non mi sto più dedicando tanto al canale perché ho in serbo delle sorprese, ma da giugno in poi. Non ve ne parlo adesso, sarà una sorpresa. In vista appunto di queste attività che dovrò fare, ho acquistato questa sega a nastro della Parkside, anche se dopo l'esperienza che ho avuto del trapano avevo rinunciato ad acquistarla. E niente, oggi andremo a fare qualche veloce test all'unboxing e qualche veloce test. Non ho grandissimi pezzi di ferro da tagliare, però cercherò di fare delle prove. Comunque in ogni caso per lo spessore di ferro che dovrò tagliare io andrà più che bene, spero. E niente, seguitemi nell'unboxing e spero vi sia utile. Bene amici, come vedete dalle caratteristiche indicate sulla scatola, il modello è la PMB 1100B2, quella che era in offerta mi sembra un paio di settimane fa. L'ho pagata 69,89 €, non mi ricordo più. Come vedete ha la possibilità sia di lavorare sul basamento in verticale, che può fare tagli da 0 a 45 gradi. A 0 gradi la capacità di taglio è 127 x 127, per cui fino a 12,7 cm. A 45 gradi si riduce da 127 per un profilo da 40. Numero di giri è regolabile, come vedete sul manico c'è la regolazione della velocità, e la velocità della lama va da 0 a 2,4 metri al secondo. Le dimensioni della lama sono 1140 x 12,7 x 0,65 di spessore, millimetri. E accessori in dotazione, due chiavi a brugola, 1100 watt, infatti dalla sigla dell'utensile si evince 1100, e ha una lunghezza del cavo di 4 metri, il che non guasta mai. Niente, procediamo all'unboxing. Mi raccomando, se l'acquisterete in futuro un altro modello, tenete sempre lo scontrino, perché abbiamo 3 anni di garanzia. Questo è il contenuto della confezione. Come vedete, doppia chiave a brugola e libretto delle istruzioni. Tramite il QR code potete anche scaricarlo dal web. Come vedete, qui abbiamo l'interruttore di accensione, il vano per i carboncini del motore, il destro e il sinistro, e la regolazione della velocità della lama. E a scatto, come sentite, niente, adesso la giriamo e la mettiamo nella posizione corretta. È dotata di banchetto, perché questa può essere utilizzata sia sul banco che a mano, se uno ha bisogno di fare dei tagli da qualche parte un po' più scomodi, che non ha la possibilità di mettersi sul banco. Basterà andare a svitare questi pulloncini in modo da poterla staccare.
Come vi dicevo, è abbastanza solido, pesante, infatti il mio banchetto è abbastanza, come vedete, lo fa muovere abbastanza. Qui è la morsa dove andremo a posizionare il pezzo che dovremo andare a tagliare. Prima di movimentare bisogna togliere il blocco. In questo modo l'utensile si potrà sollevare. Questa è la leva che mi permette di eseguire la regolazione da 0 a 45 gradi per i tagli obliqui. Bene, ora facciamo la prima accensione e vediamo anche la rumorosità. Riduciamo la velocità al minimo, rifissiamo il blocco. Naturalmente questa andrà poi fissata a un piano, perché altrimenti il movimento la farà poi spostare, e per la precisione dei tagli è meglio averla fissa. Come vedete è dotata anche di luce. Come vedete adesso al minimo, gira molto lentamente. Andiamo ad aumentare, anche perché ha la BioSoft. Questa è velocità 1, velocità 2, devo dire che come rumorosità è abbastanza rumorosa, figuriamoci poi nel taglio dei pezzi. Comunque questo qua ha già uno spessore di un paio di millimetri. Devo dire che ha tagliato abbastanza bene. Non è proprio precisissimo, ma possiamo accontentarci. Comunque, come vi dicevo, andranno fatte delle regolazioni. Probabilmente anche perché non sono un esperto di taglio di metallo, probabilmente sono andato anche troppo veloce. Dovrò andare più lentamente. Riproviamo. In effetti, come vedete, sembra andato tagliando più lentamente. Con questo tipo di lama probabilmente non è come un disco da taglio, va utilizzato molto lentamente. In effetti il taglio è molto più preciso. Non resterà che poi dargli una sgrossata. Ora volevo provare a fare un taglio a 45 gradi.
45 gradi. Sembra abbastanza pulito. Naturalmente è da smussare. Andiamo a verificare. Sì. Direi che non è male. Bene, so che il pezzo non va posizionato così, però per comodità, visto che non ho grandi spazi e questo pesa abbastanza, comunque questo è un 50x50 con 5 mm di spessore, per cui è già un bel pezzo. Proviamo a vedere come si comporta. Vedete, il pezzo risulta abbastanza preciso. Anche il taglio, anzi sembra che si comporti meglio con il pezzo più spesso che quello più sottile, col profilato. Sembra pulito, come vedete. Scusatemi, ma pesa. Devo dire che nonostante non sia ancora posizionato nella posizione definitiva, è una posizione posticcia, il taglio è abbastanza preciso. Ho visto altri colleghi youtuber che hanno fatto delle recensioni non molto positive su questo discorso, però come avete visto io l'ho montata e smontata con voi e per il momento può andare più che bene. Facciamo ancora un taglio con un pezzo. Come vedete, questa è una puntazza per la terra, per la presa di terra, ed è un diametro di 13 mm. Questo qua era già sbeccato da prima perché era un taglio a 45 gradi. Come vedete è abbastanza pulito. Bene amici, che dire d'altro? Sicuramente non è una macchina professionale. Adesso bisognerà vedere anche la durata della lama. Però devo dire che le prime impressioni, come avete visto, l'ho utilizzata per la prima volta insieme a voi e non ho avuto possibilità di usarla a lungo termine. Però le prime impressioni per il prezzo non sono male. Sicuramente, come ripeto, non è professionale, però sembra abbastanza solida come costruzione e anche come materiali. Solo il tempo mi potrà dire come andrà. Niente, anche per il video unboxing di oggi è tutto, spero vi sia stato utile, mi raccomando non dimenticate di lasciare un like e di iscrivervi al canale e attivare la campanella per essere aggiornati su tutti i nuovi video.
Come vi ho anticipato precedentemente, non sto più facendo molti video per altri motivi personali che poi vedrete e vi farò presente. Comunque cercherò ogni tanto di farmi vivo con qualche unboxing o qualche lavoretto, ma poi più avanti avrete possibilità di vedere il perché. Niente, vi ringrazio ancora, vi aspetto al prossimo video. Ciao a tutti!